Se non stai seguendo i miei video tutorial della Cisco, ti sarà difficile capire le pillole CCNA. In basso, nella descrizione di questo video, ho inserito un link dove trovi tutti i tutorial della CCNA 200-301, in modo tale che anche pillole CCNA saranno facili da capire. Che cos'è il layer 1 o physical layer? Nelle precedenti pillole già abbiamo visto che cos'è l'OSI model, che cos'è il TCP/IP model o la suite TCP. Adesso quindi andiamo ad analizzare sempre in maniera molto generale il layer 1 o il physical layer. Che cos'è il physical layer o il layer 1? L'OSI model rappresenta lo strato fisico o il physical layer ed è in effetti quella parte fisica che ti permette di trasmettere uno stream, quindi un flusso di bit. Il physical layer di fatto trasmette un flusso elettrico oppure ottico come la fibra o la fibra ottica che tu sicuramente conoscerai a casa tua, o ancora elettromagnetico. Poi il flusso di dati passerà ovviamente al layer 2 o data link layer. Andiamo a vedere il physical layer. Che cosa include, cioè quali sono gli oggetti che includono questo physical layer? Sono tanti, noi ne citeremo alcuni. Quindi il primo è il cavo RJ45, quindi come vedi qui una immagine di un cavo che include questi due oggetti. Poi c'è il cavo a fibra ottica che hanno una velocità estremamente veloce per trasmettere i dati. Poi ci sono i cavi seriali, poi ad esempio i pinout patterns, ovvero che decidi, adesso non te lo spiegherò troppo dettaglio, però diciamo che puoi dividere, ad esempio se un cavo RJ45 può essere un cavo dritto oppure un cavo incrociato. Quindi diciamo che un cavo dritto è per trasmettere la comunicazione tra un layer 2 e un layer 3, un layer 1 e un layer 2, mentre invece un cavo incrociato è per trasmettere la comunicazione fra due layer uguali, quindi layer 1 con layer 1, quindi layer 2 con layer 2, oppure addirittura layer 1 con layer 3, quindi che hanno lo stesso modo di comunicazione. Come ti ho detto, anche questo lo vedrai sempre nella documentazione ufficiale. Questo qui è sempre l'osso, proprio le fondamenta, quindi non stiamo a spiegare troppo. E poi ci sono anche gli hub e le schede di rete. Quindi le schede che potrai trovare sul tuo PC, schede di rete come questa, nelle quali tu dovrai inserire ad esempio un cavo di rete RJ45, poi ci sono delle schede di rete dove potrai inserire i cavi a fibra ottica, e poi ci sono anche delle schede di rete che invece non sono con il cavo ma sono senza cavo, ovvero wireless. Diciamo che non inserisci nessun cavo ma la trasmissione avviene attraverso un segnale radio.